Ciao a tutti, oggi andremo a realizzare insieme questo gilet lavorato con un collo a girocollo, con dei frufru e un elastico 2-2. Per quanto riguarda il motivo, ho utilizzato un motivo che avevamo già realizzato precedentemente, è un motivo traforato. Ho scelto un colore verde acqua. Per quanto riguarda la taglia, è una taglia che va tra la L e la M. Vi do le misure. Allora, per quanto riguarda la lunghezza, siamo a circa a 56 centimetri, mentre per quanto riguarda la larghezza, siamo a 49 centimetri. Per quanto riguarda le spalle, siamo ad un'altezza di, scusate, ad una larghezza di circa 38 centimetri. In realtà sono 40, ma considerate che ovviamente la lana tende poi ad allargare. Non è un diciamo progetto che è propriamente adatto alle principianti, nel senso che ci sono alcune cose un po' difficili da tipo riprendere le maglie, eccetera. Però ovviamente, come dico sempre, potete comunque provare. Andiamo a vedere il materiale che ci occorre e poi l'esecuzione. Allora, per realizzare questo progetto ci occorrerà della lana, qualsiasi tipo di lana, qualsiasi tipo di filato, diciamo. In questo caso ho utilizzato appunto questo colore verde acqua. Poi avremo bisogno di, non è indispensabile, ma è molto utile il calcolatore di maglie, perché ci dà proprio esattamente quante maglie dovremo andare a montare in 10 centimetri, ma potete calcolarvele anche da sole. Avremo bisogno di un metro, di un ago da maglia, di alcuni marcatori, di un paio di forbici, di alcuni spilli e poi in questo caso io ho utilizzato tutti questi ferri. Allora vi spiego. I ferri numero 4 che diciamo li ho utilizzati per la realizzazione di quasi tutto il mio progetto. Poi per quanto riguarda i ferri del numero 3 e mezzo, li ho utilizzati per realizzare l'elastico 1-1 che poi mi darà vita al frufru delle maniche. E poi i ferri del 2,5, questi sono utili per raccogliere le maglie lungo, diciamo, gli scalfi. Ovviamente tutte queste cose le trovate sotto al video, dove poterle acquistare. Adesso andiamo a vedere insieme quanto filato ho utilizzato e soprattutto il campione. Allora, io ho utilizzato in questo caso il filato della Drops Daisy. Allora, mi indica praticamente una lavorazione con i ferri del 4. È un gomitolo ovviamente di 50 grammi per 110 metri. Io ho utilizzato esattamente 7 matassine da 50 grammi perché in totale, diciamo, il maglione, ovvero il gilet, è misurato 317 grammi. Ora, naturalmente andremo a fare un campione che andremo a realizzare ovviamente con il motivo di base e sul quale poi andremo a calcolare le nostre maglie. Quindi nel mio caso 10 centimetri corrispondono a 18 maglie per 32 ferri. Una volta ottenuto il campione, sappiamo poi quante maglie dobbiamo montare e il lavoro verrà sicuramente più efficace. Andiamo adesso a vedere propriamente la realizzazione. Con i ferri del 4
vado a montare sul ferro un totale di 120 maglie. Partiamo con un elastico 2-2. Partiamo dal primo ferro. Le prime 2 maglie sono le maglie di vivagno, quindi andrò a lavorare un rovescio e una maglia la passo sul ferro di destra come se fosse un rovescio, senza lavorarla. Vi lascio qui sopra il link che vi riporta a come fare il vivagno. E partiamo ovviamente con il nostro motivo. Visto che qui abbiamo fatto un diritto, lavoriamo un altro diritto e quindi è come se avessimo 2 diritti e proseguo alternando 2 rovesci. Di nuovo 2 diritti e 2 rovesci. 2 diritti e 2 rovesci. Proseguo in questo modo fino ad arrivare alla fine del ferro. Le ultime 2 maglie vi fermate e le lavoriamo con il vivagno. Mi ritrovo alle ultime 3 maglie, lavoro un diritto, la maglia di vivagno la lascio, cioè la passo sul ferro di destra senza lavorare, quindi è come se fosse un diritto, e lavoro l'ultima maglia al rovescio. Secondo ferro, lavoriamo le 2 maglie di vivagno al rovescio, quindi 1 e 2. Lavoro un rovescio del motivo principale e poi lavoro 2 diritti e 2 rovesci. 2 diritti e 2 rovesci. 2 diritti e 2 rovesci, alternandoli. Quindi il diritto, la maglia la troviamo liscia e visivamente vediamo una V. Quindi 2 diritti, il rovescio lo vediamo perché ha una sorta di gobbetta e se passiamo il dito è ruvido. Quindi 2 rovesci e alterniamo 2 diritti a 2 rovesci, 2 diritti e 2 rovesci, fino ad arrivare alla fine del ferro e vi fermate come sempre alle ultime 2 maglie, in questo caso le ultime 3. Le ultime 3 maglie le lavoriamo in questo modo, lavoriamo un rovescio e poi le maglie di vivagno vanno lavorate a rovescio, quindi 1 e 2. Alterniamo queste maglie, quindi questi 2 ferri, fino ad arrivare ad un'altezza di 8 centimetri e ci vediamo dopo. Ho lavorato per un'altezza di 8 centimetri. Adesso dobbiamo fare praticamente delle diminuzioni lungo tutto il ferro e poi andare a lavorare il nostro motivo. Allora, per prima cosa andiamo a vedere un attimo il motivo. Allora, io qui ho fatto un campione. Come sapete, il campione è sempre indispensabile. Allora, il motivo è il motivo traforato che io avevo già fatto ed è il numero 546, vi lascio qui sopra se volete andare a vederlo, però ho fatto alcune modifiche, nel senso che lo vedevo troppo ristretto e quindi ho aumentato il numero di giri di ferri e quindi in questo caso diciamo che i fiorellini al centro sono separati un po' di più. Quindi il motivo è un multiplo di 12 maglie più 7 finali alle quali ovviamente poi aggiungeremo le classiche di vivagno, cioè 2 per ogni lato, che andranno a formare il bordino. Per quanto riguarda invece l'altezza, il motivo si realizza in 24 ferri. Adesso, sul ferro io mi ritrovo ad avere praticamente, abbiamo detto, 120 maglie.
Considerate sempre che le 4 di vivagno devono essere praticamente, cioè non le contiamo, e dobbiamo andare ad infilare sul ferro esattamente un totale di maglie che sia intorno ai 90, alle 90 maglie, che corrispondono a 50 centimetri. Quindi io andrò a fare praticamente in sostanza 7, scusate, sì, 7 motivi, però prima di arrivare a fare 7 motivi andrò ad eliminare delle maglie. Che cosa succede? Che le elimineremo durante il primo ferro del nostro stesso motivo, perché il primo ferro del motivo le maglie si lavorano tutte a dritto, quindi mi agevola e andrò ad eliminarmi le maglie. Allora, partiamo dal primo ferro. Lungo il primo ferro andrò ad eliminare 25 maglie e le eliminerò in maniera alternata. Quindi partiamo dal primo ferro, che è anche il ferro del motivo. Allora, lavoriamo sempre il vivagno. Il primo ferro va lavorato tutto a dritto e lavoro le diminuzioni. Devo togliere praticamente 25 maglie, ne ho 120 totali, ne devo togliere 25 perché devo arrivare ad averne 95 totali sul ferro. Quindi lavoro 2 diritti e 2 maglie insieme a diritto, 3 diritti, 1, 2, 3, 2 maglie insieme a diritto e rincomincio da capo, quindi 2 diritti, 2 maglie insieme a diritto, 3 diritti, 1, 2, 3, 2 maglie insieme a diritto, di nuovo 2 diritti, 2 maglie insieme a diritto, 3 diritti, 1, 2, 3, 2 maglie insieme a diritto e ripetiamo questo fino ad arrivare alla fine. Arrivate alle ultime maglie, proseguo tutto a dritto perché non ho altro da diminuire. Quindi proseguo a dritto, lavoro il vivagno e mi ritrovo praticamente sul ferro con esattamente 95 maglie. Secondo ferro, vivagno, tutte le maglie a rovescio, quindi lavoriamo tutto il ferro a rovescio fino ad arrivare alla fine del ferro. Terzo ferro, vivagno, tutte le maglie a diritto, quindi proseguiamo tutto a dritto fino ad arrivare alla fine del ferro. Quarto ferro, tutte le maglie a rovescio. Quinto ferro, vivagno, tutte le maglie a diritto. Fino alla fine del ferro. Sesto ferro, tutte le maglie a rovescio. Settimo ferro, vivagno, 2 diritti, 1 e 2, 2 maglie insieme a diritto, un gettato, 8 diritti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Mettiamo un marcatore e andiamo a ripetere questo motivo tante volte e ci troviamo alla fine. Chiudo il ferro con 2 diritti, 1,
e 2, 2 maglie insieme a diritto, un gettato, 3 diritti, 1, 2, 3 e il vivagno. Ottavo ferro, tutte le maglie a rovescio. Nono ferro, vivagno, un diritto, 2 maglie insieme a diritto e un gettato per 2 volte, quindi 2 maglie insieme a diritto e un gettato e sono una, 2 maglie insieme a diritto e un gettato e sono 2, 7 diritti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ripetiamo questo motivo, chiudo il ferro con un diritto, 2 maglie insieme a diritto e un gettato per 2 volte, quindi 2 maglie insieme a diritto e un gettato e sono 1, 2 maglie insieme a diritto e un gettato e sono 2, 2 diritti, 1, 2 e chiudo con il vivagno. Decimo ferro, tutte le maglie a rovescio. Undicesimo ferro, vivagno, 2 diritti, 1 e 2, 2 maglie insieme a diritto, un gettato, 8 diritti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ripetiamo questo motivo, chiudo il ferro con 2 diritti, 2 maglie insieme a diritto, un gettato, 3 diritti, 1, 2 e 3 e il vivagno. Dodicesimo ferro, tutte le maglie a rovescio. Tredicesimo ferro, vivagno, tutte le maglie a diritto. Quindi tutto a dritto fino alla fine del ferro. Quattordicesimo ferro, tutte le maglie a rovescio. Quindicesimo ferro, vivagno, tutte le maglie a diritto. Fino alla fine del ferro. Sedicesimo ferro, tutte le maglie a rovescio. Diciassettesimo ferro, vivagno, tutte le maglie a diritto. Fino alla fine del ferro. Diciottesimo ferro, tutte le maglie a rovescio. Diciannovesimo ferro, vivagno, 8 diritti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 2 maglie insieme a diritto, un gettato, 2 diritti, 1 e 2. Ripetiamo questo motivo. Chiudo il ferro con 7 diritti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e il vivagno. Ventesimo ferro, tutte le maglie a rovescio. Ventunesimo ferro, vivagno, 7 diritti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2 maglie insieme a diritto e un gettato per 2 volte, quindi 2 maglie insieme a diritto e un gettato e sono 1, 2 maglie insieme a diritto e un gettato e sono 2, un diritto. Ripetiamo questo motivo.
chiudo il ferro con 7 diritti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e il vivagno. 22esimo ferro, tutte le maglie a rovescio. 23esimo ferro, vivagno, 8 diritti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 2 maglie insieme a diritto, un gettato, 2 diritti, 1 e 2. Ripetiamo questo motivo, chiudo il ferro con 7 diritti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e il vivagno. 24esimo e ultimo ferro, tutte le maglie a rovescio. Non dobbiamo adesso far altro che ripetere questi 24 ferri. Mi raccomando, il primo ferro è solo tutto a diritto e non c'è bisogno poi di andare a diciamo eliminare delle maglie come abbiamo fatto per l'inizio. Quindi ripetiamo dal primo al 24esimo ferro e ci vediamo dopo. Ho proseguito, sono arrivata per un'altezza di 23 centimetri con il motivo di base, quindi in totale siamo a circa 31 centimetri. Adesso non dobbiamo fare altro che andare praticamente a lavorare gli scalfi. Per il taglio degli scalfi, come sempre, io vi ho fatto uno schemino. Possiamo fare in due modi. O andiamo, come farò io, praticamente a fare gli scalfi e poi andrò a riprendere le maglie per lavorare il volant, o altrimenti, se preferite, potete, se ovviamente non ve la sentite di andare a riprendere le maglie, potete lavorare gli scalfi facendo ad esempio, decidendo di fare 4 maglie a maglia legaccio a destra e a sinistra e gli scalfi li fate laterali, in modo tale che fate gli scalfi in contemporanea a praticamente un bordino senza dover poi andare a riprendere le maglie. Quindi partiamo, ovviamente quando andremo a fare gli scalfi, questa è una cosa importante, continueremo anche con il nostro motivo di base. Allora, io ho lavorato, per quanto riguarda il motivo di base, ho lavorato praticamente un motivo, un altro motivo, quindi 2 motivi, esattamente 2 motivi e mezzo. Quindi io in questo momento mi ritrovo esattamente al ferro numero 12. Quindi adesso andrò a fare il ferro numero 13, che come sappiamo è praticamente tutto a diritto, quindi non devo praticamente stare lì adesso a contare. Allora, per quanto riguarda appunto quello che andremo a fare sarà questo. In questo momento mi ritrovo esattamente con 40 centimetri, cioè, allora, adesso attualmente ho 95 maglie, ok? Devo arrivare ad avere 40 centimetri, che sono le mie spalle, ed esattamente 73 maglie, cioè corrispondono a 73 maglie. Quindi andrò a fare 95 meno 73, che dà 22. Quindi io da 95 maglie devo andare ad eliminare 22 maglie per avere 73. Queste 22 maglie le divido per 2 perché ovviamente ho 2 scalfi, quindi a destra e a sinistra, e mi dà 11. Ciò significa che devo eliminare 11 maglie a destra per lo scalfo e 11 maglie a sinistra per l'altro. E le dividerò in questo modo. Tolgo 3 maglie a destra, 3 maglie a sinistra, poi inizierò a eliminare le maglie, quindi a diminuire 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, ok? Naturalmente noi sappiamo che per diminuire da questa parte andremo a fare una diminuzione semplice,
perché lo scalfo andrà verso, diciamo, sinistra, e da questa parte lavoreremo 2 maglie insieme a diritto, perché la diminuzione andrà verso destra. Quando ci troviamo 2-2, lavoriamo solo le 2-2 con diminuzione doppia e 3 maglie insieme a diritto. Andiamo a lavoro. Allora, attualmente io mi trovo al 13° ferro. Le maglie sono tutte a diritto, quindi io vado ad eliminare comunque 3 maglie. Vi ricordate? Quindi dobbiamo andare adesso ad eliminare 3 maglie. Quindi passo la prima maglia sul ferro senza lavorare, lavoro la seconda a diritto, accavallo la prima sopra la seconda e sono 1, lavoro la seconda a cavallo e sono 2, lavoro la terza sempre a diritto, a cavallo e sono 3. Proseguo tutto a diritto fino ad arrivare alla fine del ferro. Mi trovo alla fine del ferro, lavoro il vivagno e chiudo. Il secondo ferro vado ad eliminare di nuovo 3 maglie. Allora, a questo punto potete fare o appunto come me sul ferro di ritorno eliminare 3 maglie, o altrimenti vi lascio comunque il link qui sopra e potete eliminare le 3 maglie sempre su questo lato, quindi sempre sul diritto. Quindi, come vi dicevo, appunto, vi lascio il link sopra dove, dove vi faccio vedere proprio come fare le diminuzioni. Mi trovo a questo punto al 14° ferro del mio motivo, quindi devo fare tutte le maglie a rovescio e in contemporanea devo andare a eliminare le maglie. Quindi le elimino sul rovescio, quindi le lavoro al rovescio, per cui passo una maglia sul ferro di destra al rovescio senza lavorare, lavoro la seconda al rovescio, il filo torna sul davanti e accavallo la prima sopra la seconda. Filo di nuovo davanti, rovescio, a cavallo e sono 2, filo davanti, rovescio, a cavallo e sono 3. Proseguo a questo punto tutto al rovescio fino ad arrivare alla fine del ferro. Mi trovo alla fine e concludo con ovviamente tutte le maglie a rovescio. Allora, per comodità vi consiglio di posizionare un marker che poi vi sarà utile per non andare in continuazione a contare, perché da questo momento in poi avete fatto gli scalfi e quindi da qui in poi sapete a quanti centimetri appunto dovete arrivare per arrivare alla fine. Allora, giro il lavoro, mi ritrovo praticamente nel mio caso a dover lavorare in questo caso il 15° ferro che anche stavolta è tutto a diritto. In contemporanea devo andare ad eliminare una maglia a destra e una maglia a sinistra, quindi lavoreremo una diminuzione semplice e 2 maglie insieme a diritto. Visto che devo andare a recuperarmi tutte le maglie, non andrò a diciamo continuare con il vivagno, ma bensì lavorerò tutte le maglie a dritto e tutte le maglie a rovescio. E adesso andiamo a vedere come. Lavoro pertanto un diritto e adesso vado a lavorare una diminuzione semplice, quindi sposto una maglia sul ferro di destra senza lavorare, lavoro la seconda maglia a diritto e accavallo la prima sopra la seconda. Proseguo tutto a diritto fino ad arrivare alle ultime 3 maglie e vi fermate. Le ultime 3 lavoriamo 2 maglie insieme a diritto e un diritto.
il ferro di ritorno, che nel mio caso è il 16°, andrò a lavorare tutte le maglie a rovescio, quindi senza nessun vivagno né niente, lavoriamo tutto a rovescio. Fino alla fine del ferro. Mi trovo di nuovo sul diritto del lavoro, sono a questo punto, quindi devo andare ad eliminare 2 maglie a destra e 2 maglie a sinistra. Quindi andremo a fare una diminuzione doppia e 3 maglie insieme a diritto. Mi ritrovo nel motivo al mio ferro 17° e anche questa volta tutte le maglie saranno a dritto. Allora, lavoriamo quindi un diritto, una diminuzione doppia, quindi spostiamo 2 maglie sul ferro di destra senza lavorare, lavoriamo la terza maglia a diritto e accavalliamo le 2 non lavorate sopra quella lavorata. Proseguo tutto a dritto perché, come vi dicevo prima, è come se fossi al 17° ferro del mio motivo e ci fermiamo alle ultime 4 maglie. Arrivata alle ultime 4, lavoro 3 maglie insieme a diritto e un diritto. Svolto il lavoro, è come se mi trovassi al 18° ferro e vado normalmente a lavorare le maglie a rovescio. Ok? Fino alla fine del ferro. Allora, mi trovo adesso sul davanti del lavoro. Dovrei fare in questo momento il 19° ferro. Ora, che succede? Succede che io devo proseguire, diciamo, la lavorazione del mio motivo. Quindi, però allo stesso tempo sto andando a diminuire delle maglie, quindi di conseguenza avrò meno maglie all'inizio e comunque anche alla fine. Qui praticamente ne avrei dovute avere 7, adesso me ne ritrovo praticamente 3. Da questa parte ne avrei dovuto avere 12, me ne ritrovo esattamente 2, 4, 6, 8, il che significa che il motivo qui è sfalsato sia a destra che a sinistra. Però voi vi dovete concentrare in questo momento nel motivo che va oltre i marcatori, quindi diciamo che questi motivi non sono stati intaccati, quindi noi continueremo a lavorare su questi motivi e allo stesso tempo questi che sono stati intaccati li lavoriamo in contemporanea alle nostre stesse diminuzioni. Allora, sempre seguendo le nostre diminuzioni ci troviamo qua, quindi dobbiamo andare a fare una diminuzione a destra e una diminuzione a sinistra e allo stesso tempo il nostro motivo. Quindi andiamo a vedere come facciamo. Allora, lavoriamo a questo punto un diritto, una diminuzione semplice e, visto che mi mancano pochissime maglie, lavoro tutte queste maglie a diritto, quindi il motivo, diciamo, da questa parte è come se lo andassimo a perdere in qualche modo, ok? Quindi lo lavoriamo tutto a dritto. Adesso mi ritrovo all'altro motivo e questo non lo perdiamo, quindi andiamo a lavorare 8 diritti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e come è da motivo andiamo a lavorare 8 diritti, 2 maglie insieme a dritto, un gettato e 2 diritti. Ora, cosa succede? Ripetiamo questo motivo ovviamente anche per le altre parti, però quando ci troviamo praticamente all'ultimo, diciamo al penultimo motivo, questo lo andremo a lavorare tutto a diritto e vi spiego anche perché. Le ultime maglie praticamente a noi nel nostro motivo praticamente terminerebbero con 7 diritti, che ovviamente non ci sono più perché li abbiamo eliminati.
Quindi abbiamo praticamente sul ferro solo 3 maglie di quelle 7 maglie che avevamo del motivo, e ovviamente da questa parte diventeranno 2 perché diventa una diminuzione semplice e un diritto. Se io, diciamo, dovessi proseguire il motivo così com'è, e quindi 8 diritti, 2 maglie insieme, un gettato e 2 diritti, io qui mi ritroverei una parte di motivo pronta, che sarebbero questi traforati. Però nel ferro successivo, eccetera, le andrei a perdere per il semplice fatto che poi dovrei continuare a diminuire. Quindi anche questo motivo lo lavoriamo tutto a diritto. Ok? Quindi questi li lavoriamo normali e poi vi fermate e vi faccio vedere come proseguire qua. Allora, mi ritrovo praticamente all'ultimo motivo che andrò a fare tutto a diritto, quindi non lo lavoro praticamente con il motivo di base perché si sta andando praticamente a perdere, quindi lavoro tutto a dritto. Le ultime maglie, diciamo, le lavoriamo praticamente con 2 maglie insieme a dritto e un diritto. Svolto il lavoro e lavoro tutte le maglie ovviamente a rovescio perché qui non mi cambia nulla, quindi è come se io fossi arrivata praticamente a lavorare il mio 20° ferro. Quindi 20° ferro, tutte le maglie a rovescio, ok? Fino alla fine del ferro. Mi trovo sul diritto del lavoro. Arrivate a questo punto devo proseguire con la diminuzione e ovviamente con il motivo. Quindi per quanto riguarda la diminuzione siamo arrivati praticamente qua. Quindi devo andare a eliminare 2 a destra e 2 a sinistra. Per cui proseguiamo adesso in questo modo. Come abbiamo detto sono al mio 21° ferro, quindi vado a lavorare un diritto, una diminuzione doppia, quindi sposto 2 maglie sul ferro di destra senza lavorare, lavoro la terza e accavallo le 2 sopra quella lavorata. Adesso vado a lavorarmi le maglie tutte a diritto, sposto il marker, da questa parte vado a realizzare ovviamente il motivo, quindi abbiamo 7 diritti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quindi questo motivo non viene compromesso. Lavoriamo 2 maglie insieme a dritto e un gettato, 2 maglie insieme a dritto e un gettato e chiudiamo ovviamente con un diritto. Adesso andiamo a ripetere praticamente questo motivo per gli altri motivi, ricordandoci che l'ultimo motivo era stato compromesso, quindi questo non dobbiamo lavorarlo, ma lo lavoreremo tutto a diritto. Quindi vi fermate qua e vediamo come proseguire da questa. Ok, mi ritrovo all'ultimo motivo. Naturalmente questo è stato compromesso, quindi andremo a lavorare tutte le maglie a dritto. Però dobbiamo fermarci alle ultime 4 maglie, perché queste, come da copione, dobbiamo andare praticamente a eliminarle. Quindi elimino il marcatore, vado a lavorarmi 3 maglie insieme a diritto e un diritto. Svolto il lavoro e come se mi trovasse al 22° ferro vado a lavorarmi le maglie tutte a rovescio. Mi ritrovo di nuovo sul diritto del lavoro. Allora, cosa dobbiamo andare a fare? Eliminare una e una. Quindi proseguo una da questa parte, una da questa, quindi vado a proseguire con il mio solito motivo. Sono al 23° ferro del motivo,
quindi vado a lavorare un diritto. Abbiamo detto che dovevamo togliere una maglia, quindi lavoriamo una diminuzione semplice e lavoriamo tutte le maglie a dritto. Passo il marker, proseguo con il mio motivo, quindi andrò a lavorare 8 diritti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 2 maglie insieme a dritto e un gettato e 2 diritti, 1 e 2. Quindi vado a ripetere il motivo per gli altri, quindi fino a qui, e l'ultimo motivo naturalmente lo saltiamo. L'ultimo motivo lo lavoriamo ovviamente tutto a dritto, come avevamo detto, e ci fermiamo alle ultime 3 maglie per lavorare la diminuzione. Quindi 2 maglie insieme a diritto e un diritto. Svolto il lavoro, mi ritrovo al 24° ferro e lavoro tutto a rovescio. Mi trovo adesso sul diritto del lavoro. Devo andare a fare l'ultima diminuzione, quindi 1 e 1, e in contemporanea ricominciare da capo. Quindi io mi ritrovo adesso al primo ferro del motivo traforato che ho tutte le maglie a dritto, quindi in questo caso non devo compromettere niente, non devo seguire, diciamo, particolari maglie, ecco. Quindi mi trovo quindi al primo ferro, vado a lavorare un diritto, una diminuzione semplice, proseguo a dritto, tengo ancora il marcatore e lavoro tutte le maglie a diritto perché in questo caso io sto andando a fare il primo ferro. Quindi proseguo a dritto fino alla fine del ferro e le ultime 2 maglie, cioè in questo caso scusate, le ultime 3, non so se si nota bene, ok, le ultime 3 vi fermate. Le ultime 3 maglie, come dicevamo, scusate, 2 maglie insieme a dritto e un diritto. Il ferro di ritorno chiaramente è tutto a rovescio, è come se fosse nel mio caso il secondo ferro. Allora, per il momento abbiamo praticamente terminato, diciamo così, le diminuzioni, sia a destra che a sinistra. Vi faccio vedere adesso come si prosegue senza ovviamente dover applicare il vivagno perché non ci serve in questo caso perché dobbiamo andare a recuperare le maglie e lavoreremo in questo modo. È come se io mi trovassi al terzo ferro, quindi di nuovo tutte le maglie a dritto e vi faccio vedere come proseguire. Quindi proseguiamo sempre allo stesso modo, lavoriamo un diritto e la seconda maglia la passiamo sul ferro di destra senza lavorare, prendendola come se fosse un rovescio. Proseguo con tutte le maglie a diritto e vi fermate praticamente alle ultime 2. Le ultime 2 maglie passo una maglia sul ferro di destra senza lavorare come se fosse un rovescio e lavoro un diritto. Giro il lavoro, naturalmente tutte le maglie le lavoriamo in questo caso a rovescio, io è come se mi trovassi praticamente, abbiamo detto, al quarto ferro, quindi vado a lavorarmi tutte le maglie a rovescio fino alla fine. Allora, arrivati a questo punto non dobbiamo far altro che proseguire dritti fino ad arrivare ovviamente all'altezza della nostra spalla. Chiaramente dobbiamo proseguire con il nostro motivo, che ovviamente sarà sfalsato, nel senso che è diverso adesso da come l'avevamo fatto all'inizio, perché ovviamente un tot di maglie sono state eliminate. Però noi dobbiamo seguire quelli che sono praticamente visivamente i modelli, quindi
È chiaro che da questa parte dovremo riprodurre adesso di nuovo questo e qua su dovremo riprodurre questo. Quindi chiaramente le maglie saranno meno all'inizio e anche all'inizio, però qui in questo caso ne avremo un po' di più, ma non succede niente. Quindi adesso io proseguo e poi vi faccio vedere come fare gli agganci da questa parte. Allora, io sono arrivata praticamente al settimo ferro. Adesso cosa succede? Che devo praticamente ricreare qui e qui questo motivo, perché adesso ho fatto questi. Quindi che succede adesso? Semplicemente andiamo a lavorare il motivo come da copione, con l'unica differenza che da questa parte mi trovo 3 maglie e da questa me ne trovo praticamente 2, 4, 6, 8, 10. Non cambia molto, nel senso che queste maglie le lavoro normalmente e qui inizio il motivo. Faccio il motivo, 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 qui mi avanzano 8 maglie. Qui creo il motivo, ovviamente mi avanzeranno 3 maglie e le lavoro normale. E proseguo. Allora, quindi la prima maglia la lavoro a dritto, la seconda la passo e lavoro un diritto. Passo il marcatore vi consiglio di tenerlo perché altrimenti potreste confondervi. E andate a lavorare il motivo come si presenta. Quindi avevamo detto 2 diritti, 2 maglie insieme a dritto, un gettato e 8. Quindi 8 diritti e ci troviamo praticamente all'altro marcatore. Quindi proseguite e vediamo come fare l'ultimo pezzo. Allora, l'ultimo lo terminiamo lavorando 2 diritti, 2 maglie insieme a diritto, un gettato, tecnicamente sono 3 diritti, ne ho uno in più, quindi lavoro un diritto, la maglia la passo e lavoro un diritto. E abbiamo concluso, quindi si prosegue adesso fino ad arrivare praticamente alle spalle. Ho proseguito per un'altezza di circa, no, di 24 centimetri. Adesso non dobbiamo fare altro che andare praticamente a chiudere le spalle e le maglie del collo. Allora, per le maglie dello scollo e delle spalle vi ho fatto un riepilogo, quindi abbiamo 18 cm per lo scollo, il che significa che corrispondono a 32 maglie, quindi a destra e a sinistra avremo 11 cm di spalle che corrispondono a 20 maglie. Nel mio caso io ho 73 maglie sul ferro, meno 32 dello scollo fa 41 che diviso 2 mi dà 20,5, quindi per praticità porterò le maglie a 72. Andiamo a vederlo direttamente sul maglione. Allora, sul maglione riportiamo appunto i 18 cm di scollo, che equivalgono a 32 maglie, e poi ne avremo 21 da questa parte, quindi mentre andremo a tagliare andremo ad eliminare una maglia e ovviamente ne avremo da questa parte 20, quindi 11 centimetri, 18 e 11. Andiamo a vedere come fare. Allora, vi lascio qui sopra il link che vi riporta a come fare la costruzione per diciamo la spalla e in questo caso proseguiamo. Allora, abbiamo detto la prima maglia la lavoriamo a diritto, passiamo la maglia e proseguo tutto a dritto fino al marcatore. Quindi andremo ad eliminare una maglia, quindi 2 maglie insieme a diritto, e abbiamo riportato le maglie praticamente a 20.
Quindi se li andiamo a contare sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Tolgo il marcatore e vado adesso ad eliminare tutte le maglie del collo in una volta sola. Ciò significa che andremo a lavorare un diritto, a cavallo il primo diritto sopra il secondo e di nuovo diritto, a cavallo e chiudo, diritto, a cavallo e chiudo, diritto, a cavallo e chiudo. Chiudete morbidamente. In questo modo fino ad arrivare all'altro marcatore, ok? Sono arrivata quasi al marcatore, quindi continuo ad eliminare, tolgo il marker e adesso vado praticamente, se contiamo le maglie sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 21. Quindi lavoro questa maglia, a cavallo sopra l'altra e diventano 20. Proseguo a dritto, quindi andiamo anche dall'altra parte. Quindi questa passa e questa va al rovescio. Giro il lavoro, mi ritrovo sul rovescio. Sul rovescio vado a lavorare le maglie a rovescio, quindi la prima maglia, se vi ricordate, va diritto, dopodiché andiamo tutto a rovescio. Quindi tutto a rovescio. Da questa parte non abbiamo filo, quindi adesso andiamo ad agganciare un pezzettino di filo. Allora, aggiungiamo un pezzettino di filo e andiamo a lavorare anche da questa parte tutte le maglie a rovescio. Fino alla fine. Mi ritrovo sul davanti e andiamo adesso a chiudere tutte le maglie. Quindi passo la prima maglia sul ferro di destra senza lavorare, lavoro la seconda maglia a dritto, a cavallo la prima sopra la seconda e di nuovo diritto, a cavallo e chiudo, diritto, a cavallo e chiudo. Proseguiamo in questo modo fino ad arrivare alla fine e poi facciamo altrettanto da questa parte. Non dobbiamo fare adesso che fare ovviamente il pezzo davanti. Allora, per il pezzo davanti faremo la stessa procedura che abbiamo fatto per il dietro, quindi lavoriamo un elastico 2,2 per 8 cm di altezza, proseguiamo con il motivo di base, andiamo a fare lo scalfo e ci fermiamo all'altezza esatta per il collo. Quindi ci vediamo direttamente ai centimetri che vi indicherò una volta arrivati per il collo. Allora, per quanto riguarda il davanti, noi sappiamo che dallo scollo del dietro dobbiamo andare a segnarci 8 centimetri di altezza. Quindi noi arriveremo a questa altezza e poi vi faccio vedere come fare lo scollo. Naturalmente non andrò a farlo di nuovo con voi perché praticamente il passaggio è identico, però quindi vi fermate praticamente prima di arrivare
a 8 centimetri, quindi vi fermate qui e poi andremo a fare lo scollo per il davanti. Allora, una volta realizzato il dietro, realizzo, come vi dicevo prima, la parte del davanti uguale identica e mi fermo esattamente, allora in questo caso siamo a 47 centimetri, giro, vi ricordate che abbiamo messo un marcatore ad un'altezza di 8 centimetri per praticamente il collo, quindi stessa cosa faccio qui e siamo a 47 e adesso partiamo per praticamente per la realizzazione dello scollo sul davanti. Per quanto riguarda lo scollo sul davanti ho fatto già un campioncino con tutti i relativi calcoli, quindi come abbiamo fatto per il dietro, avevamo 11 cm per le spalle che corrispondono a 20 maglie, lo scollo è di 18 cm che corrisponde a 32 maglie, quindi vado a fare 32 diviso 2 perché ovviamente il collo va diviso a metà e mi dà 16 maglie, quindi dovrò togliere 16 maglie a sinistra e 16 maglie a destra e le elimino in questo modo. Allora vado ad eliminare la prima porzione di collo che corrisponde a praticamente 10 maglie e sono 5 e 5, quindi andrò a togliere 5 maglie e 5 maglie che corrispondono a 10 maglie totali. Quindi la prima porzione andremo a togliere 10 maglie, poi proseguiamo con 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 e quindi 16 e poi proseguiamo fino ad arrivare ovviamente alla chiusura delle spalle. Andiamo a vedere proprio sul lavoro e poi partiamo. Allora, mi ritrovo praticamente a 8 cm sotto la chiusura e, scusate, vado a posizionare i marcatori sul ferro. Allora, abbiamo detto 11 cm di spalle che corrispondono esattamente a 20 maglie, quindi avremo 20 maglie a destra e 20 maglie a sinistra. Anzi, da questa 21 perché le maglie, vi ricordate, sono 93, quindi andremo a togliere una maglia qua, al primo passaggio. Da questo momento in poi, qui abbiamo praticamente, ci troviamo ad avere la porzione del nostro scollo che è di esattamente 32 maglie. Ora la prima porzione è questa, il centro è questo, quindi noi andremo a togliere 5 maglie a destra, quindi 1 2 3 4 5 e 5 maglie a sinistra, 1 2 3 4 e 5. Io ovviamente i marcatori del motivo non li ho tolti per non confondermi, quindi cosa succede? Andrò a togliere queste 10 maglie tutte in una volta e poi proseguirò con 4 3 2 fino ad arrivare praticamente a qui, che sarà il nostro scollo. In contemporanea ovviamente dobbiamo andare a lavorare il nostro motivo. Ora io mi ritrovo praticamente al ferro numero 7, quindi dovrò fare questi motivi qua. È chiaro che questi motivi andranno persi nel collo, ok? Però questi no. Quindi il primo motivo lo lavoro anche il secondo, almeno adesso inizialmente, e poi farò la stessa cosa con il penultimo e l'ultimo motivo. Quindi questi centrali andranno persi. Comunque adesso lo vediamo insieme. Per tutti gli approfondimenti dettagliati comunque vi rimando al video che avevo fatto sullo scollo e ve lo lascio qui sopra. Allora, il settimo ferro del mio motivo, proseguo in questo senso, quindi vado a fare un diritto e una maglia la passiamo, lavoro un diritto,
Dopodiché proseguo con il motivo, quindi vado a fare 2 diritti, 2 maglie insieme a diritto, un gettato e 8 diritti, e questo non viene toccato. Ok? Adesso da questa parte devo fare di nuovo 2 diritti, ma in questo senso devo andare ad eliminare una maglia, quindi lavoro 2 diritti facendo 2 maglie insieme a dritto, quindi sono 1, 2 diritti, 2 maglie insieme a diritto, un gettato e 8 diritti, quindi sono 1, questa è la parte del collo, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Naturalmente viene compromesso il motivo perché abbiamo tolto una maglia per avere in questo senso 11 centimetri che corrispondono a 20 maglie. Adesso mi ritrovo da questa parte, questo motivo viene compromesso, quindi vado tranquillamente a lavorarmi le maglie tutte a dritto senza problemi, e qui parte la prima porzione di collo. Quindi a questo punto vado a togliere 5 maglie a destra, quindi cosa faccio? Diritto, diritto, a cavallo, no, scusate, ho perso, a cavallo e chiudo, e sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, tolgo il marker che non mi serve, 7, 8, 9, tolgo il marker e 10. E questa è la mia prima porzione di collo. Proseguo adesso con il motivo vero e proprio. Allora, in questo senso proseguo a dritto perché questo motivo è compromesso, quindi non mi serve. Quindi proseguo a dritto, passo il marker e parto adesso con il motivo. Quindi lavoro di nuovo 2 diritti, 2 maglie insieme a diritto, un gettato e 8 diritti. E questo, diciamo, questa parte non viene compromessa per il momento. Quindi chiudiamo con 2 diritti, 2 maglie insieme a dritto, un gettato e tutto a dritto. Passo, mi trovo al secondo ferro, quindi ho eliminato questa e questa. Adesso iniziamo ad eliminare queste, quindi lo facciamo in questo modo. Allora, vado a lavorare diritto, rovescio, quindi tutto al rovescio, fino ad arrivare ovviamente all'ultima maglia. Alla penultima ci fermiamo, quindi lavoro tutto a rovescio, questo lo facciamo insieme. Allora, questa maglia passa, quindi l'ultima maglia passa sul ferro di destra senza lavorare. Adesso che si fa? Si passa da questa parte. Ora, da questa parte io vado ad aggiungere il filato, quindi allora vado adesso ad aggiungere un filato, cioè il filato, e inizio ad eliminare la prima porzione
delle 4 maglie. Quindi lavoro con il filato nuovo un rovescio. Aspettate che ho preso male il filo. Ok, prendo il filo, un rovescio, un altro rovescio e accavallo la prima maglia sopra la seconda, quindi elimino una, di nuovo rovescio, a cavallo e sono 2, rovescio, a cavallo e sono 3, rovescio, a cavallo e sono 4. Proseguo tutto a rovescio fino ovviamente a arrivare alla fine del ferro. Mi ritrovo sul davanti del lavoro, quindi abbiamo eliminato 10 maglie più le prime 4, quindi qui c'è la metà, quindi 5 e 4. Adesso dobbiamo andare ad eliminare queste 4, quindi lavoriamo il motivo fino ovviamente alla penultima maglia. Andiamo a fare insieme, quindi vado a lavorare un diritto, la prima maglia la passo, lavoro un diritto e il motivo è formato da un diritto, 2 maglie insieme a dritto e un gettato, 2 maglie insieme a diritto e un gettato e 7 diritti. Quindi proseguo con il motivo senza comprometterlo. Da questa parte farò la stessa cosa, quindi lavorerò un diritto, 2 maglie insieme a dritto e un gettato, 2 maglie insieme a diritto e un gettato e 7 diritti. Allora adesso lo lasciamo così. Aspettate. Non viene male, ma 7 diritti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ovviamente è stato compromesso, quindi diventa 6 e naturalmente 7. Quindi questa è la prima parte. Adesso ci spostiamo da questa e dobbiamo andare ad eliminare praticamente 4 maglie come abbiamo fatto prima, per cui andiamo a lavorare in questo modo. Passo una maglia sul ferro di destra senza lavorare, passo la seconda maglia e accavallo la prima sopra la seconda, in questo modo tiro, quindi questa è la prima maglia, lavoro a dritto, a cavallo e sono 2, dritto a cavallo e sono 3, dritto a cavallo e sono 4. Proseguo tutto a diritto fino al marker e rincomincio con il motivo. Quindi vado a lavorare un diritto, 2 maglie insieme a dritto, allora 2 maglie insieme a diritto e un gettato, 2 maglie insieme a diritto e un gettato e 7 diritti. E proseguo con la fine del motivo fino alla fine ovviamente del lavoro. Allora adesso mi ritrovo sul rovescio del lavoro, quindi andiamo a lavorare tutte le maglie a rovescio e vi fermate alla penultima. L'ultima maglia la passiamo sul ferro di destra senza lavorare. Mi sposto da questa parte e devo andare ad eliminare praticamente 3 maglie, ok? Quindi come ho fatto prima, mi sposto da questa parte, lavoro un rovescio, lavoro un rovescio, aspettate, accavallo la prima sopra la seconda in questo modo e sono 1, 2,
e 3. Quindi tolgo 3 maglie sul rovescio del lavoro e vado a lavorare le maglie tutte a rovescio. Fino alla fine del ferro. Sul davanti del lavoro vado a lavorare ovviamente il motivo di base, quindi proseguo con il motivo, perciò andrò a lavorare 2 diritti, 2 maglie insieme a diritto, un gettato e 8 diritti. E anche questa volta il motivo non viene compromesso. Stessa cosa faccio per l'altro, quindi mi trovo all'altro marker, lo sorpasso, quindi 2 diritti, 2 maglie insieme, un gettato e 8 diritti, che ovviamente non sono più 8 diritti perché è stato compromesso. Quindi lavoro la maglia a dritto, mi sposto da questa parte e naturalmente devo andare ad eliminarmi 3 maglie. Quindi come ho fatto prima facciamo la stessa cosa e vado a lavorare, cioè vado a passare la prima maglia sul ferro di destra senza lavorare, la seconda lo stesso, accavallo la prima sulla seconda e sono una, diritto a cavallo e sono 2, diritto a cavallo e sono 3. Lavoro un diritto e proseguo con il mio motivo, quindi 2 diritti, 2 maglie insieme a dritto, un gettato e 8 diritti. E faccio questa cosa ovviamente fino alla fine. Mi trovo sul rovescio del lavoro, quindi vado a fare tutte le maglie a rovescio e l'ultima la passiamo. Quindi l'ultima passa, mi sposto da questa parte e vado ad eliminare, aspettate che non riesco a prendere il foglio, vado ad eliminare 2 maglie a destra e 2 maglie a sinistra. Quindi stessa formula, andiamo ad eliminare 2 maglie, per cui lavoro un rovescio, lavoro un secondo rovescio, a cavallo la prima sulla seconda e sono 1 e 2 e lavoro tutto a rovescio, quindi tutto a rovescio fino alla fine. Sul diritto del lavoro vado a lavorarmi tutte le maglie a dritto perché in questo caso mi ritrovo al 13° ferro, quindi non ci sono problemi per il motivo. Quindi proseguiamo adesso da sole, quindi sempre con questa tecnica, quindi andremo a fare tutte le maglie a dritto da questa parte, mentre da questa andremo ad eliminare 2 maglie come abbiamo fatto per qui. Quindi elimino 2 maglie, proseguo tutto a dritto, torno indietro fino ad eliminarmi praticamente tutte le maglie. Una volta terminato il nostro scollo, perché abbiamo 20 maglie a destra e 20 maglie a sinistra, non dobbiamo far altro adesso che andare praticamente a chiudere le maglie o a salire se abbiamo ancora dei ferri, perché ovviamente il pezzo davanti deve essere uguale al pezzo di dietro una volta chiuso. Andiamo a chiudere, quindi ci troviamo con un diritto e un diritto, quindi accavalliamo, diritto, a cavallo, diritto, a cavallo, fino ovviamente alla fine del ferro. Una volta realizzato il dietro e il davanti, non mi resta adesso che andare praticamente alla cucitura. Prima di tutto andiamo a cucire le spalle, quindi la prima cosa che andremo a fare sarà questa, ok? Quindi andremo a cucire la prima spalla con la seconda. Andiamo a farlo insieme
vi lascio qui sopra il link che vi riporta come andare a cucire le spalle. Allora, per prima cosa facciamo in questo modo. Allora, io andrò a fare una cucitura che diciamo sarà in risalto, quindi così, ma se volete potete anche fare quella dove non si vede e di conseguenza diciamo le maglie sembrano un continuo. Allora, prenderò il lavoro del dietro, quindi il dietro, quindi il davanti sta verso di me, il dietro dietro, quindi davanti con davanti, e posizioniamo praticamente il lavoro in questo modo. Quindi ovviamente vado a prendere degli spilli e segno. Quindi ho posizionato degli spilli, tolgo il primo spillo, la prima porzione di spillo, vado ad agganciare bene in modo tale che il lavoro sia, diciamo, che combaci il più possibile, e vado con lo stesso filo e ovviamente il lago a praticamente cucire. Quindi faccio in questo modo. Allora, se vedete, se notate, c'è una V e un'altra V. Io entro nella seconda V e tiro. Torno indietro, quindi entro in questa V ed esco in questa, cioè nella terza. E mi sono agganciata. Tolgo e adesso proseguo in questo modo. Da qui esco qui. Allora, qui c'è il filo. Entro nella prima V, quindi prima del filo, ed esco nella V successiva al filo e tiro. Di nuovo, entro nella V prima del filo ed esco nella V successiva al filo e proseguo in questo modo. Ok? Fino ad arrivare ovviamente alla fine. Ho fatto praticamente tutto questo, mi ritrovo quasi alla fine, quindi punto. Mi raccomando l'attenzione, non stringete tantissimo. E poi mi ritrovo praticamente quasi alla fine, quindi adesso io ho un filo un po' cortino, ma ce la dovremo fare. Allora, entro qua e chiudo qui, quindi vado giù perché porto il filo sul dietro del lavoro e vado ad unirmelo a questo. Quindi vado a fare una sorta di nodino, tanto poi andrà il collo qua, quindi verrà coperta questa parte, e questo è il nostro risultato. Quindi questi fili adesso li andiamo praticamente a nascondere. Vi lascio qui sopra il link come nascondere i fili e facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Quindi per questa manica e poi andiamo a creare il collo.
Allora, questo praticamente è il risultato una volta cucito. Adesso andiamo a lavorare il collo. Per il collo vi lascio il link qui sopra, ehm, dove appunto viene costruito il collo, e andiamo insieme a vedere come fare. Per quanto riguarda il collo, con i ferri del 4, quindi numero 4, se volete potete fare con i ferri inferiori di mezzo o di 1, quindi scendere a 3,5 o 3. Io sto utilizzando i ferri del 4 perché voglio un collo morbido e non voglio che diventi troppo rigido, tra virgolette. Quindi utilizzo i ferri del 4 e vado a montare sul ferro esattamente 65 maglie. Queste 65 maglie le ho realizzate in questo senso. Andiamo a fare un tubolare 2-2, quindi deve essere un multiplo di 4, per cui in totale dovrò avere sul ferro 128 maglie, che è un numero divisibile per 4, perché il tubolare 2-2 deve essere divisibile per 4, e a queste maglie devo aggiungere una. Quindi 128 diviso 2 dà 64, più una 65. Partiamo con un filo di scarto e poi andiamo a realizzare diciamo il collo con il nostro filo. Allora andiamo a lavorare il primo giro sempre col filo di scarto, tutte le maglie a rovescio. Quindi tutto a rovescio fino alla fine del ferro. Vi lascio qui sopra come si lavora il tubolare 2-2. Mi trovo sul davanti del lavoro, taglio il filo di scarto che non mi serve più e vado ad utilizzare il filato che mi serve appunto, quindi l'originale. Arrivate a questo punto vado ad aggiungere appunto il mio filo e vado a lavorare un ferro tutto a diritto. Quindi lavoriamo tutto il ferro a dritto fino ad arrivare alla fine. Quindi questo è il mio primo ferro, giro e lavoro, andiamo a lavorare il secondo ferro con tutte le maglie praticamente a rovescio, fino alla fine del ferro. Terzo ferro, tutte le maglie a dritto, quindi lavoriamo tutto il ferro a diritto fino alla fine. Quarto ferro, andiamo a lavorare tutte le maglie a rovescio, quindi tutto a rovescio fino alla fine del ferro. Quinto ferro, andiamo a lavorare tutte le maglie a diritto e al sesto ferro iniziamo il tubolare. Quindi fino alla fine del ferro. Allora mi trovo al sesto ferro ed è il ferro dove iniziamo il tubolare. Il tubolare che andiamo a fare è 2-2, quindi partiremo con 2 rovesci e poi andremo a praticamente sollevare le maglie, quindi queste, e le porteremo sul ferro lavorandole. Quindi andiamo a lavorare 2 rovesci, quindi 1 e 2, quindi si parte con il rovescio, sollevo la maglia, la lavoro a diritto, quindi un diritto, sollevo l'altra maglia, la porto sul ferro e la lavoro a dritto. Quindi 2 rovesci e 2 diritti. Di nuovo 2 rovesci, sollevo la maglia, un diritto, sollevo la seconda,
e lavoro un diritto e proseguiamo in questo modo, quindi 2 rovesci, sollevo, diritto, sollevo, diritto, di nuovo 2 rovesci, sollevo la maglia, diritto, aspettate che l'ho presa male, sollevo la maglia, diritto. Proseguiamo in questo modo fino ad arrivare alla fine. Terminiamo con, abbiamo lavorato 2 diritti, quindi 2 rovesci, 2 diritti, quindi un diritto, un diritto, aspettate che, ok, un diritto, e l'ultima maglia la lavoriamo al rovescio. Ora non ci resta altro che spingere il lavoro alla fine praticamente del ferro, in questo modo, con le forbici tagliamo il filo, tiriamo questo filo blu che tanto non mi serve, tirate forte, ok, e poi questo si snoderà da solo senza problemi. Naturalmente togliete questo che non ci serve e ci mettiamo da questa parte e lavoriamo praticamente un elastico 2-2, lavorando ovviamente come si presentano le maglie. Lo lavoriamo per circa, poi dipende sempre dai gusti, per circa 2 centimetri e mezzo, ok? E poi andiamo a chiudere. Allora, ho lavorato per, come dicevo prima, 2 centimetri e mezzo. Adesso sul diritto del mio lavoro, perché potete decidere quale scegliere di diritto, se è questo oppure questo, perché è indifferente, nel senso che è un elastico e quindi il diritto e il rovescio sono uguali. Quindi ho marcato il centro del mio lavoro in modo tale che quando vado a chiudermi le maglie so qual è il centro e lo posiziono esattamente per andare a cucire sopra il maglione. Chiudiamo le maglie non come si presentano, ma tutte a diritto. Questo ci servirà per andare ovviamente a creare la cucitura. Quindi vado a lavorare diritto, diritto, a cavallo e chiudo. 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 Proseguite in questo modo fino ad arrivare alla fine. Allora, una volta realizzato il colletto, andiamo adesso praticamente a inserirlo e poi a cucirlo. Apriamo ovviamente il maglione e la metà, come avevamo detto prima, che è stata segnata, la posizioniamo in questo modo e poi piano piano, ovviamente con l'aiuto anche degli spilli, andiamo a posizionare il colletto al centro da questa parte e anche da questa. Posizioniamo gli spilli e poi andiamo a cucire. Una volta posizionati gli spilli andiamo praticamente a cucire. Allora, utilizzate lo stesso filato, se è troppo grosso lo andate ad aprire e utilizzate 2 o 3 fili. Ovviamente avremo bisogno di un ago da maglia, quindi posizioniamo l'ago da maglia e andiamo a cucire con una cucitura particolare. Quindi, allora, per quanto riguarda la cucitura, non dobbiamo fare altro che replicare le catenelle o maglie
e quindi questa sorta di V per tutto il perimetro. Allora, il filo da questa parte, usciamo dentro il lavoro, allora, in questo modo. Allora, vediamo 1, 2 e 3. Noi entriamo praticamente nella maglia centrale, in questo caso nella seconda, quindi nella seconda V, ok? Rientriamo nella prima V e usciamo nella terza. E proseguiamo di nuovo in questo modo, per cui abbiamo una V a fianco a dove esce il filo e un'altra V sulla sinistra dove esce il filo. Quindi entriamo nella prima V da dove esce il filo. Ed usciamo da questa parte, in quella successiva. Quindi è un gioco di 3 maglie praticamente. Per cui cosa dobbiamo andare a fare? Entriamo nella prima V dove c'è il filo. Ed usciamo nell'ultima, quindi nella terza maglia, cioè in quella successiva a dove prima c'era il filo. Proseguiamo in questo modo per tutto il perimetro del collo e ci vediamo alla fine. Una volta cucito, questo è il collo terminato. Come vedete ho già creato il mio frufru, l'ho realizzato a coste 1-1, adesso lo andiamo a fare insieme, quindi da questa parte. Ovviamente non è obbligatorio, nel senso io andrò a fare un frufru. Se preferite potete raccogliere le maglie e fare ad esempio coste 2-2 oppure come in questo caso coste 1-1 e fare semplicemente un elastico classico in questo modo, ok? Vi faccio vedere come andare ovviamente a raccogliere i punti. Allora, per raccogliere i punti vi consiglio un ferro che sia molto sottile. Io in questo caso sto utilizzando il 2,5. Vi consiglio inoltre, per chi ovviamente sa lavorare, di utilizzare i ferri circolari perché ovviamente ci stanno più maglie, o altrimenti, come anche nel mio caso, un ferro dritto che sia però abbastanza lungo. Allora, in teoria questo è da 40 cm e ci stanno, nonostante siano 200 rotti maglie. Però se volete potete utilizzare anche i ferri da 60 dritti. Vi lascio qui sopra il link dove vi faccio vedere come riprendere le maglie e fare il frufru. Intanto lo facciamo insieme. Giusto per intenderci, dobbiamo andare a recuperare le maglie da qui fino ovviamente alla chiusura delle spalle, quindi recuperiamo queste maglie e andiamo sul dietro e terminiamo ovviamente qua, prima delle 3 maglie che noi abbiamo chiuso. Allora, ovviamente prendiamo il filato, andiamo da questa parte e vediamo subito. Allora, le 3 maglie che abbiamo chiuso sono queste. Allora, le vediamo qui, ci sono le V, quindi 1, 2, 3, per cui dobbiamo iniziare da qua. Se ovviamente non si capisce bene, potete andarvi a contare anche queste. E quindi vedete la prima V è questa, quindi è una maglia.
la seconda V è questa, quindi la seconda, e questa è la terza, per cui si entra ovviamente qui. Vedete che c'è uno spazio, entriamo con il ferro nello spazio e andiamo a lavorare la prima maglia. Io tengo il filo in questo modo, con la mano sinistra, con la mano destra, vedete, lo porto sopra e lo faccio uscire. E questa è la prima maglia. Tenete sempre un po' questo filo perché non scappi. Adesso cosa facciamo? Andiamo a raccogliere questa maglia. Allora, se noi apriamo bene, vediamo che c'è lo spazio dove abbiamo preso la maglia. Se apriamo, qui c'è un buchino, quindi entriamo nel buchino e lavoriamo un diritto. Ci spostiamo a fianco, troviamo dello spazio. Entriamo e lavoriamo un diritto. Se io apro le maglie, apritele se non le vedete bene, vedete? Se noi le apriamo, troviamo questo buchino, entriamo e lavoriamo un diritto. Troviamo lo spazio, entriamo e diritto. Di nuovo, buchino, entriamo, spazio, entriamo, buchino, entro, spazio, e vedete che si sta formando qui la catenella delle maglie, quindi stiamo andando giusto. Di nuovo, se apro ho lo spazio. Oh, scusate, l'ho appena fatto lo spazio. Allora, se apro c'è il buchino, quindi buchino, spazio e di nuovo buchino, spazio, buchino, spazio. Dobbiamo proseguire in questo modo per tutto, come dicevo prima, il perimetro. Quando arriviamo qui vi faccio vedere come fare. Allora, ho raccolto tutte queste maglie, mi ritrovo praticamente a passare dall'altra parte e vado praticamente a lavorare in questo modo. Allora, ho fatto il buchino, lo spazio, adesso mi ritrovo con il buchino, quindi apro bene, raccolgo la maglia con il buchino, prendo la maglia che c'è qui, la lavoro sempre a dritto, l'ho presa male, allora rientro, ok, la raccolgo a dritto e di nuovo spazio, buchino, spazio, aprite bene le maglie, buchino, e come vedete abbiamo raccolto praticamente la maglia centrale. Quindi proseguiamo adesso fino a giù, sto arrivando alla fine, andiamo a lavorare spazio, nodino, spazio e mi fermo, perché se contate abbiamo praticamente 1, 2 e 3. Quindi queste sono le 3 maglie chiuse e questa era la prima maglia. Adesso cosa faccio? Svolto il lavoro, naturalmente contate quante maglie avete sul ferro perché devono risultare allo stesso modo dall'altra parte.
Allora, sul rovescio del lavoro vado a prendere i ferri del 3,5, quindi diciamo mezzo punto in meno del 4 con cui ho lavorato il gilet, e andiamo praticamente a doppiare le maglie per fare l'effetto frou-frou. Quindi andiamo a lavorare un diritto e facciamo un aumento. Andrò a fare un cappietto, lo porto sul ferro e tiro, e ho creato una maglia. Quindi uno, di nuovo diritto, cappietto, diritto, cappietto, diritto, cappietto, diritto, cappietto, diritto, e proseguiamo in questo modo per tutto il ferro. Arrivata alla fine, proseguo con diritto, cappietto, diritto, cappietto e diritto. Allora, abbiamo praticamente doppiato tutte le maglie e adesso non ci resta che andare praticamente a lavorare un elastico 1-1, in questo modo. Andiamo a lavorare diritto e rovescio, 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 per tutto il ferro. Ho lavorato per un'altezza di circa 5 centimetri, ovviamente lavorando coste 1-1, e adesso andiamo praticamente a chiudere tutte le maglie. Chiudiamo le maglie tutte insieme a dritto, quindi diritto, diritto, a cavallo e chiudo, diritto, aspettate che a cavallo e chiudo, diritto, a cavallo e chiudo. Proseguite in questo modo fino ad arrivare ovviamente alla fine del ferro. Arrivati a questo punto abbiamo completato il lavoro, quindi non dobbiamo fare altro adesso che andare praticamente a cucire da lato a lato, sia a destra che a sinistra. Andiamo a lavorare una cucitura invisibile, l'andiamo a fare insieme in velocità e poi abbiamo concluso. Allora, ovviamente abbiamo il filo già attaccato al maglione dall'inizio, infiliamo ovviamente un ago da lana e non dobbiamo fare altro che spostarci in questo modo, da sinistra verso destra, da destra verso sinistra e così via. Ovviamente ci spostiamo così. Allora, dobbiamo praticamente entrare l'ago esattamente nei punti, se voi aprite, vedete? Questo è praticamente una maglia, questa è la seconda maglia e così via. Dovete aprire bene e ci spostiamo da questa a questa. Quindi, per prima cosa vado ad agganciare il mio filo da questa parte e vado a prendere queste due maglie con queste due e inizio.
Quindi mi sposto e vado a prendere queste, apro bene e mi sposto qui. Queste due, mi sposto da questa parte e prendo queste. Di nuovo mi sposto qui, mi sposto qui e proseguo in questo modo, ovviamente, fino ad arrivare a qua su e poi vediamo come fare. Allora, arrivati praticamente al termine, vado ad agganciare questa maglia con questa, le tiro, entro dentro e vado praticamente a nascondere il filo. Quindi nascondiamo il filo e vado a tagliare. Adesso poi vediamo come concludere questo. Adesso andiamo a lavorare da questa parte, facciamo la stessa identica cosa, quindi fino a su, e poi il lavoro praticamente è concluso. Allora, arrivati a questo punto non ci resta che andare a cucire il frufru. Quindi per cucire il frufru andiamo a mettere ovviamente, allora cuciamo in questo senso, andiamo a prendere le due maglie in questo modo e poi non dobbiamo fare altro che, come sempre, aprire e andare a cucire due da questa, aprite bene, e due maglie da questa, due da questa di nuovo e due da questa, fino ovviamente a qui. Naturalmente quelle tre maglie che noi avevamo chiuso restano praticamente aperte in questo senso. Il nostro gilet è praticamente terminato, si presenta in questo modo. Il video è terminato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!